quello qua con i sarebbe proprio la mafia, no? Quando diventa mafia, sono questi va bene? C'entra niente con la mafia. Allora iniziamo. Allora, alcune comunicazioni di servizio. Scusate, buongiorno a tutti. Beh, ci siamo visti mangiando più o meno, siamo arrivati tutti in tempo, eccetera. Allora, alcune comunicazioni di servizio. Beh, inizia il nostro congresso. Dopo la conferenza di Adrian c'è la visita guidata, se qualcuno vuole aggiungersi lo dite perché tanto la pagheremo lì al momento, non c'è problema, ok? Ed è circa verso le 4:30. Dopo c'è la cena, noi abbiamo prenotato, però penso che ci sia margine per qualcuno in più che si vuole aggiungere, in tutto modo. Dopo magari diamo l'avviso su dov'è quando è finito, così almeno facciamo tutti. Ecco sì. Allora lo diciamo dopo la fine della conferenza, ok? Allora, qui abbiamo benvenuti a tutti. Abbiamo Adrian Indermaur che lavora all'Università di Basilea in un gruppo dedicato ai ciclidi. Ascoltiamo ben volentieri, lo ringraziamo per la disponibilità che sempre manifesta. È già la terza volta che viene in Italia, mi sembra. Pisa, Guidonia e questa volta Livorno, ok? E questa volta porta non solo Tanganica, ma porta anche Sud America, che è un recente sviluppo delle loro ricerche, ma ci spiegheranno per bene. Ricordo anche che abbiamo i biglietti della lotteria, così già da stasera iniziamo ad estrarre per ovviamente chi viene tutti e 2 i giorni, diamo qualcosa di privilegiato, e poi c'è anche la possibilità di rinnovare, se qualcuno vuole passare attraverso PayPal o queste altre cose, può rinnovare, ve lo dice. Ho qui anche i bollettini e il calendario già dell'anno prossimo, che sono quelli che saranno spediti con settembre, quindi qualcuno che è entrato, se poi ve lo dice, ritira il soldo. Grazie Adrian e bentornato fra noi. Grazie mille. Allora, non lo so, volete che uso il microfono? Va bene così, no? Allora, ciao a tutti di nuovo, sono felicissimo, mi ringrazio io dell'invito, è sempre bello venire qua. E come ho già detto, io oggi vorrei parlare un po' di questo viaggio che abbiamo fatto, che lui ha detto un sviluppo recentemente, ma non è così, che questo viaggio era già nel 2019. Mi ha anche chiesto qualcuno prima, ma voi lavorate nel RIF, no? È così che di solito, primo 2 parole sulla mia persona, io ho un approccio un po' diverso di voi sui ciclidi, perché anche se io sono acquarista da quando avevo acquariofilo, da quando avevo 10 anni, ho anche 13 vasche da me a casa in appartamento, grazie alla mia signora lì a sinistra che mi permette di avere quello. Ma io sono biologo e lavoro in come ha detto, un gruppo ricerca dell'Università di Basilea che si occupa della ricerca con i ciclidi, sull'evoluzione e sull'ecologia. E lì adesso ho un posto fisso che si chiama capo della Fish Facility, che mi permette di occuparmi un po', scusate, è un po' lento qualcosa qua, che mi permette un po' di occuparmi di questi lavori bellissimi come la nostra facility degli acquari, la nostra collezione degli campioni, ma anche il lavoro sul campo, che evidentemente è una delle più belle parti del mio lavoro. E come ci ho detto, noi di solito studiamo le radiazioni radioattive del lago Tanganica. Io non vado tanto in dettaglio qua perché ci sentiremo anche domani un po' di più, ma in granché è che studiamo questi gruppi di ciclidi degli grandi laghi dell'Africa dell'Est, la loro morfologia, la loro ecologia, il genotipo, e così proviamo di capire un po' tutte le relazioni e come funziona questa evoluzione e come si creano questi sistemi bellissimi con tutti questi specie che voi conoscete anche così tanto. Ma allora, come è successo che dopo, adesso oggi vi parlo del Brasile? È tutto a causa di questo signore qua. Questo è Marcos Aurelio da Silva, è un brasiliano e lui ha
di se stesso, chiesto soldi per un progetto e lui voleva lavorare sui ciclidi dell'America del Sud. E lui ha chiesto questi soldi, è venuto da noi in Svizzera e voleva fare questo lavoro di cui si trattava di confrontare, di comparare tra i diversi sistemi. Un passo indietro, di solito questi studi evolutivi sui ciclidi sono famosi che si fa in questi tre laghi, no? Sono il Victoria, il Tanganyika e il Malawi, che sono questi sistemi super conosciuti dove c'è tutta questa diversità di ciclidi e che sono questi sistemi bellissimi perché sono tutti monofiletici, vuol dire che tutti i ciclidi si hanno sviluppato in questi laghi e sono sistemi bellissimi quando si compara le diverse specie e si ha questi sistemi. E questo è tipo il sistema normale, scusa, sono troppo veloce. E un gran plus è anche di fare comparazione tra questi diversi laghi. Conoscete sicuro questa immagine qua che confronta i formi del lago Tanganyika e del lago Malawi e si vede evidentemente che sono tanto simili sulla base di adattazione ecologica simile. E questi confronti sono tanto valabili per noi perché dopo anche si può confrontare i meccanismi che succedono qua nel Malawi col Tanganyika e si può autovalutare in quel senso le cose che si impara di questi sistemi. Ma come abbiamo capito, sapete anche tutti voi, c'è i ciclidi in tanto altri posti e abbiamo imparato che non valgono solo i confronti da questi laghi ma anche da diversi sistemi, perché non è che solo questi laghi hanno questa convergenza di forme simili, si trova anche in altri sistemi. Qui per esempio abbiamo dagli laghi Tanganyika e Malawi queste forme con le labbra allargate qua, ma c'è anche forme di sistemi fluviatili che hanno questa cosa e questo è perché sono di base di un simile abitato. In quello con le labbra grandi è perché sono sempre di zone rocciose, perché usano queste labbra. L'idea che si ha che usano queste labbra per chiudere le rughe per succhiare fuori la preda, e così è che veramente si trova queste forme sempre in un ambito un po' roccioso. E lo stesso è vero per esempio per questi due, che conoscete sicuro, questo Stylochrons dell'Africa e il Geophagus della Sud America. Anche questi due sono così simili perché vivono in un ambito simile che è la zona sabbiosa, che si dice no, Geophagus vuol dire mangia terra, che sono sopra la sabbia e filtrano, e tanto simile lo fanno anche loro, e per quello che hanno queste forme così simili, e dopo si può studiare cosa è simile e cosa non è simile, e dopo così era successo che lui, Marcos lì, il brasiliano, è venuto e si è chiesto ma come funziona. Allora lui ha iniziato un po' questo progetto di non solo guardare, come abbiamo detto, il Tanganyika, ma di dopo fare una grande raccolta di specie dell'America del Sud e di comparare con i dati che abbiamo preso dal lago Tanganyika. Allora per questo progetto il compito era di avere dati comparabili tra l'America del Sud e l'Africa, con tipo dati comparabili vuol sempre dire che la stessa gente ha fatto in stesso modo e si può comparare un po' tra i diversi sistemi cosa sono i meccanismi di come funziona. E questo era un po' il nostro compito per questo viaggio che abbiamo fatto nel 2019 e vi parlo un po' della diversità dopo, ma siamo riusciti ad avere 40-50 specie di ciclidi della zona dell'Amazonas e vedremo un poco dei risultati dopo, prima che andiamo un po' in viaggio. Ma solo 2 o 3 parole su questi due sistemi che abbiamo dell'America del Sud e dell'Africa. Come vedete qua, questo è solo una filogenia tanto cruda, ma quello che voglio che vedete qua è che tutte le specie dell'Africa sono tanto più giovani che quelli e tutto questo è basato su un orologio genetico, in senso, ma si vede che da 60 milioni di anni in America c'era già prime radiazioni di ciclidi, ma in Africa è tanto più giovane. Non sappiamo esatto perché,
E una cosa che è tanto interessante è che dalla geologia si sa che i continenti Africa e Sud America si hanno divisi solo attorno a 120 milioni di anni fa, e lì è un po' una discrepanza perché i cicli dell'America del Sud e quelli dell'Africa sono divisi solo da 62 milioni di anni. Vuol dire che o si hanno solo colonizzato dopo i continenti, dopo che era già diviso, o c'era quando in tempo di poca distanza tra i continenti hanno ancora potuto trasferire tra i continenti, o era stato indipendente. È un po' questa domanda non risolta ancora nella ricerca con i cicli. Allora, indipendente di quello, se andiamo avanti, veloce una cosa sul sistema dell'Amazonas. Questa qua è una comparazione da diversi sistemi fluviatili del mondo e vedete le numeri delle specie totali. E come vedete l'Amazonas è veramente fuori ordine di tutto, ha in totale descritti 2700 diverse specie di pesce, e se compriamo al Congo, che è veramente diversissimo, in Africa c'è solo la metà più o meno. Vuol dire che solo l'Amazonas in sé ha il numero di specie che tutta l'Africa è pesce. Vuol dire che abbiamo veramente un sistema ultra diverso qua. 2 o 3 parole sulla questa diversità. Abbiamo anche il livello profondo filogenetico, abbiamo 60 diverse famiglie di pesci di queste 2700 specie, e i più diversi di quello sapete forse che sono i loricaride, che hanno tipo più di un terzo di tutte queste specie sono solo loricaride, ma dopo anche i caracini di quelli piccoli, i tetras, c'è quasi 700 specie, e in comparazione a quello i ciclidi sono quasi pochi, sono 200 in tutto questo sistema qua. E un altro passo, se guardiamo qua. Allora, abbiamo qui i numeri delle specie in questi sistemi. Tutta l'Africa, ciclidi, sono sempre un po' a prendere con cura questi numeri, ma sono verso i 2000 specie, ma in tutta l'America del Sud sono solo 600 specie, e nell'Amazonas in sé attorno a 200 specie, come abbiamo detto. E qui si vede un po' che è anche sempre particolare che c'è, questa è una filogenia cruda di tutti i ciclidi, e si vede che il gran numero di specie è sempre fatto di uno. Cos'è la parola italiana per tribe? Tribù si dice. Allora è sempre solo un tribù che sono tipo gli aplocromini qui dentro, che sono quelli dai laghi che fanno il gran numero delle specie, e anche in America del Sud sono 2 tribù, gli eroini e i geofaghini, che fanno il gran numero di questi 600 specie. Un po' diviso, ma sembra che c'è alcune tribù tra i ciclidi che sono più disposti a diversificarsi. E adesso ci si chiede, ma com'è questa discrepanza? Visto che sono così tanto più vecchie questi gruppi di cicline qui in Sud America, perché non c'è tanto più specie qui che qua? Così diverso, anche dal punto di vista geografico è abbastanza simile, ma la differenza sono i sistemi. Quello che abbiamo in Africa dell'Ovest sono questi 3 laghi grandissimi, che sono un sistema di evoluzione classica e che hanno permesso di queste radiazioni di ciclidi, e in America del Sud abbiamo hanno queste radiazioni che sono sempre monotipici, che sono in questi laghi, ma hai tutti questi formi, e questo si ripete 2, 3, 4 volte anche in piccoli laghi, e così si arriva a questo numero altissimo. Invece in America del Sud abbiamo più il sistema che è spesso così, che c'è tutti questi fiumi, non abbiamo grandi laghi, e come ci potete immaginare con i fiumi sono tutti sistemi non connessi che diventano occupati di specie di ciclidi, ma dopo non sono in connessione l'uno con l'altro, e questo crea questa rete che fa tante specie, ma non così tante, perché in ognuno tipo di fiume c'è una specie che si ripeta poi.
E c'è solo recentemente che hanno trovato sistemi che, per esempio questo nel Paraná Iguaçu c'è delle Krenicicla, che tutti quelli sono di un sistema e tutti quelli sono di un altro sistema di fiumi. Vuol dire che nei piccoli fiumi abbiamo anche un po' queste possibilità di radiare in questi specie, ma questa è una cosa che si scopre solo recentemente. Perché quel sistema funziona un po' così diverso, abbiamo evolutivamente queste discrepanze di numeri di cicli. Sì, comunque allora si dico quello, perché vale a comparare tra questi due sistemi, visto che sono un po' così diversi. La cosa è che l'ecologia in piccolo ambito comunque ditta le forme. Si vede un po' qua abitati diversi, per esempio acqua piena, aperta, non si trova tanto nei fiumi, e delle cose così, dei boschi inondati non si trova tanto qua, ma c'è anche abitati tanti simili. E così succede che abbiamo poi queste forme tanto simili di pesci, che dopo vale da due lati di comparare. Da un lato è bello vedere cose simili tra queste forme, ma anche cose diverse e cosa fa le differenze tra queste forme. E in livello di dati voglio solo veloce fare un esempio. Una cosa che guardiamo sempre è la morfologia. È un sistema che si fa in campo, si fa delle foto così, dei pesci, e dopo si può mettere sulle foto delle punti omologi su quello qui, e così si può digitizzare la forma più o meno del pesce, e dopo così si può descrivere un po' la forma. E qui si vede un po' questi dati. Questo qua al centro sono tutte le colore, sono diversi sistemi. Li vedete qui: Tanganyika, Malawi, Lago Victoria, e questo qua in grigio è sempre tutto, e questo colorato è la comparazione tra tutto e quel sistema. E vedete per esempio qua il lago Tanganyika, che ha tutte queste forme tante variate, copre quasi tutto lo spazio morfologico di tutti i cicli. Per quello si dice no, il lago Tanganyika è il più interessante di tutti, perché ha tutte queste forme tanto specializzate. Il lago di Malawi anche, ma c'è un po' di meno. Victoria, che ha solo gli acrocornini, tanto di meno. Dopo abbiamo altri laghi africani. Vedete che la diversità non è tanto così grande, ma una roba interessante qua, quelli blu chiari, che in una dimensione non hanno tanto, ma in una dimensione coprono tutto lo spazio morfologico. Vuol dire che anche se sono così poca specie, c'è una diversità altissima di diverse forme. E questo è tanto interessante, perché e vedremo anche dopo, c'è anche cose che c'è solo lì in America del Sud. E vediamo veloce, questo è solo un'immagine per dare un po' di sostanza a quello che vi ho detto. Vedete veramente che tutte le forme sono diversissime, che abbiamo tutta questa diversità morfologicamente. E questo così tipo sono le stesse date come prima, diciamo, ma solo tutti i diversi tribù mescolato dal Tanganyika e dall'America del Sud. Triangoli sono Tanganyika, cerchi sono dall'America del Sud. E qui è poi così che si va e si cerca quelli che sono vicini, no? Che sono della stessa forma, e si vede veramente che abbiamo dei tipi ecologici ultra simili. Per esempio qui come quelli geofaghini, che sono tanto simili agli Chilochromis, così si può valutare un po' questi dati, o anche qui i grandi predatori come i Cicla o il Bunocerocomis, che qui in centro sono tanto vicini. E così poi non mostro tutte queste date perché porterebbe tanto troppo, ma dopo si guarda cosa mangiano, perché hanno segnature isotopi, tutte quelle l'ecologia si valuta se sono anche simili con la forma, e alla fine anche si valuta se sono le stesse geni che formano queste cose. Questa è un po' la base di questa ricerca che facciamo. E una cosa che volevo parlare veloce e che ho già detto prima è questa coda qua che va qui su, che sono delle forme tanto diverse di tutta questa nuvola qua che ci vediamo,
e lì sono solo punti rotondi che sono dall'America del Sud, e queste invece sono queste forme come il disco e il scalano, che sono delle forme che in altri laghi ed altri posti con i ciclidi non troviamo, e questo è un po' una cosa speciale. E io da quando sono stato lì penso che è perché c'è questi boschi inondati e creano questo abitato tanto verticale che non esiste in altri posti, e questo è veramente una cosa speciale dall'America del Sud, e che siano sviluppato queste forme. Si trova una roba tanto interessante. Forse è giusto un po' gli Edroblus. Forse solo gli Edroblus. Forse un po', ma non sono così alte. Ma forse un po', chiaro che è solo un po' generalmente, ma un po' sì, è interessante. Allora, saltiamo un po' dentro. Primo sempre si deve pensare cosa facciamo, come arriviamo a recuperare queste diversità e queste specie in poco tempo possibile, perché sempre così. Nell'università sono sotto i pressioni dei soldi e del tempo. Allora come si comincia, in 3 settimane come si comincia a coprire una grande parte della diversità morfologica e filogenetica di questi ciclidi americani. E allora questo lì è una mappa della densità delle specie dell'Amazzonia, e se si va oltre e si mette la mappa lì non si vede tanto bene, ma si vede che lungo il fiume principale evidentemente c'è una grande diversità, che è tanto rosso qua, e qui la Stella Rossa è Manaus, come conoscete è la capitale della regione dell'Amazonas, è anche la più grande città, e si vede che per fortuna è anche una zona abbastanza rossa. Allora abbiamo evidentemente deciso di andare lì in questa zona, che è qua Manaus. Qui abbiamo il Solimões e qui il Rio Negro, dove si raggiungono a Manaus, e poi di fare un viaggio con la barca su verso il Rio Negro. 2 numeri, ho comparato all'Opò, è 10 volte più grande di area dell'Opò e a 20 volte l'acqua del Po. Il Rio Negro è solo uno degli affluenti dell'Amazonas, allora è un sistema enorme. Ci troviamo quelle zone bellissime del gran fiume principale, ma anche migliaia di questi piccoli fiumiciattoli affluenti, e che crea questo abitato tanto diverso con tantissime specie, che anche con queste acque taniche, tutto quello è anche un sogno per il buon acquariofilo evidentemente. Allora per me era una gran gioia di poter partecipare in questa escursione. Andiamo un po' dentro, vedete qua la città di Manaus, giusto al bordo dell'incontro tra il Rio Negro e il Solimões. Solo 2 parole sulla città di Manaus. È una città abbastanza grande, ha 2 milioni di abitanti, culturalmente abbastanza interessante, perché c'è questa vecchia architettura coloniale, comunque è una città moderna con dei centri commerciali e tutto, ma si vede che tanto della vita è orientato verso l'acqua, con grandi porti, anche un centro commerciale è importantissimo per tutta la Brasile, visto che i fiumi sono più o meno le strade connessive, ma c'è anche una riviera con tante spiagge, è veramente un bel posto di andare a vedere. E allora, quando facciamo la ricerca con gente di altri paesi è sempre importante collaborare, no? Perché primo vogliamo anche dare un po' qualcosa al paese, e secondo sia sempre tanto importante che sia delle guide, che sia gente lì che aiutano ad organizzare tutto quello. Noi abbiamo lavorato assieme dell'istituto INPA, che è l'istituto della ricerca per l'Amazzonia, che è situato in Manaus, e lì abbiamo lavorato con degli collaboratori che sono questi qua. Questo è un foto della fiesta alla fine, sono questi 4 qua che erano giovani ricercatori dell'istituto dell'INPA, che hanno lavorato assieme con noi e che sono anche venuti con noi in barca per lavorare anche loro solo 2 o 3, tipo qui un laboratorio classico di un paese non europeano, diciamo, ma era interessante perché ci hanno fatto anche vedere le loro facilities dei pesci, e guarda fuori un po' così. Avevano un sacco di diversi acquari,
e delle sale di acquari dove tenevano anche loro dei pesci in modo un po' diverso che sarebbe da noi, in modo un po' americano anche a volte, ma era interessante vedere anche gli acquari che tenevano, che avevano un sacco di pesci locali, ma quello che è interessante spesso quando si è dai paesi un po' diversi da noi, che hanno anche loro stesso dei bei pesci, spesso non tengono in acquari quelli che hanno lì, ma qui erano infatti tante specie dell'America del Sud, ma c'era anche un daglio nero, c'era delle scarane di forme non naturali, tutto quello, perché evidentemente anche loro comprano dei negozi che prendono i loro pesci dalla Cina. Uno degli studenti che è venuto con noi era anche un esperto dei rettili, qui avevano delle crotalus e delle cose così, ed erano evidentemente tanto disposti a farci vedere tutto, erano felici qui delle loricaride, su cui hanno anche una grande ricerca lì all'IMPA. Questo qua è per farvi vedere questa anaconda bellissima, anche per la gente che hanno lavorato con me dal lato di Basilea. Eravamo Fabrizio, che è tipo tanto in voga molto nel lavoro al lago Tanganyika, lui è un brasiliano che ha fatto il progetto e lei è una portoghese che lavorava per noi a questi tempi ed è anche venuto come aiuto per la lingua e tutto quello. Eravamo noi 4, gli altri 4 sulla barca poi assieme. Un gran vantaggio quando andiamo in dei posti così è sempre anche quando si collabora con altri posti e l'accesso alle collezioni. L'IMPA ha una grandissima collezione di campioni di pesci, di cui abbiamo anche preso un vantaggio, tipo facendo la ricerca che abbiamo usato anche campioni di loro per cose che non abbiamo trovato noi. 2 o 3 cose hanno anche una divertente parte di campioni secchi, come questo doradile, pesce di più di 1 metro, enormi, bellissimi esemplari e campioni lì. A volte dei campioni anche un po' divertenti, come questo vecchio pesce senegale. Allora, scusate, fuori dall'istituto avevamo il primo accesso a questo, c'è tipo un giardino qua che è connesso all'istituto, è un po' un giardino zoologico, e lì fuori abbiamo fatto passeggiate. Io vedo questo stagno, ero già tirato come un magnete lì perché speravo di vedere i miei primi ciclidi lì. Infatti era pieno di diversi ciclidi di Equidens e Cyclosoma, ma anche di altre specie come il Astronotus o Sacanoperca. Tutto quello era in questo piccolo stagno di pochi centimetri di profondezza. Penso che diventano cibato lì e si riproducono da pazzo, ed era interessante perché abbiamo visto direttamente questo comportamento che si vede. Questa è una coppia in riproduzione e questi qua hanno messo le uova su questa foglia e le portano in giro. Forse ne avete già sentito che lo fanno per mettere al sicuro le loro uova, e avevano messo, ma si vede anche che tante sono morte, vuol dire che era un stagno probabilmente un po' alto di problemi della qualità dell'acqua, e non era così evidente riprodursi qui dentro, ma era tanto interessante vedere questo comportamento qui anche un'altra volta. In questo stagno avevo anche un pesce interessante, che è questo qua, che non so se in italiano anche anguilla elettrica o come si dice. Era enorme, tipo 1,50 m, e poi era anche cicciottissimo. Si può immaginare che in questa zuppa piena di ciclidi loro si cibano abbastanza bene. Era un po' un previsto di cose che vedremo. E anche quello abbiamo già visto, questo è un caimano nero, 2 o 3 metri, che i caimani sono super abbondanti nell'Amazonas ancora, ed era un buon previsto di quello che avremo potuto vedere più tardi. Marcos, che forse avete già visto delle sue vestite e tutto, è cresciuto in Brasile, è tanto cattolico, e doveva un po' rivelare a questa anima un po', era un tizio super carino ma sempre un po' affascinato del morbido, e lui era tanto impressionato di quello. Una bella cosa che fanno anche lì all'IMPA è la riproduzione della manatee. Io appena Lana mi ha detto che questo somiglia il nome per
questa, come si chiama quello con le denti? E dopo in unghie, senza unghie, vuol dire che è come quello ma senza unghie, che non hanno le unghie. È sempre impressionantissimo per me come vengono questi nomi latini. E loro lì avevano queste grandi vasche con quelli e fanno una riproduzione di quello e rimettono in natura, che è tanto bello. Questo qua è era per far vedere ai turisti, evidentemente lì dove li tengono normalmente non è così glorioso come quello che avete visto, ma sembra di funzionare perché hanno tutte queste vasche piene di piccoli e dopo li mettono fuori alla natura perché soltanto il pericolo alla natura. Sì, sì. E tutto questo giardino poi anche ci ha dato un po' un'immagine della diversità sopra acqua. Questo è in piena città, un piccolo bosco, ma sono tutti animali selvaggi che vivono lì, come queste scimmiette, c'è anche, non so come si chiama, c'è degli arguti, c'è un sacco di diversità e anche durante tutto il viaggio abbiamo visto un sacco di diversità sopra acqua e non posso parlarne tanto perché non finiremo mai.